Ciao a tutti per di tempo, sono Sere e oggi parleremo di come il premio Oscar Anthony Hopkins e il regista Florian Zeller abbiano raccontato in The Father la quotidianità dagli occhi di un malato di Alzheimer. In The Father la realtà è quella percepita dal padre Anthony, un uomo anziano le cui giornate sono tutte uguali e vengono trascorse nelle mura di casa. Non si può certo dire dall'appartamento e dall'abbigliamento che, come molti altri suoi coetanei, viva con una pensione minima e fatichi ad arrivare a fine mese. Ma la sua vita non è per questo più facile. È infatti segnata da una malattia che entra nel film lentamente per poi diventarne protagonista. Noi stessi soffriamo di questa malattia, non sappiamo mai di quale versione della realtà fidarci e ci sorprendiamo con lui delle continue incongruenze che notiamo. Alcune temporali, quando le situazioni sembrano ripetersi o essere disconnesse fra loro, altre spaziali, come un quadro scomparso dalla parete. O ancora quando il volto della figlia cambia da un giorno all'altro. Andando avanti nel film, i sintomi si fanno sentire sempre di più e portano con sé uno stato perenne di smarrimento e rabbia. Le uniche certezze a cui Anthony sembra potersi aggrappare sono la vista della sua finestra e il suo orologio da polso, che funge quasi da bussola per non perdere la via nella sua memoria. Alla fatica di restare presente e lucido si aggiunge quella necessaria per mascherare la verità a chi lo circonda. Per orgoglio evita quindi di mostrare le sue difficoltà, ma c'è chi gli sta comunque vicino nonostante non sia per niente facile. Olivia Colman, nei panni della figlia Anne, mostra infatti l'altro lato della medaglia. La sofferenza di chi diventa l'oggetto degli abusi verbali del padre malato, di chi lo assiste ma nonostante questo viene messa in secondo piano rispetto al ricordo della sorella morta. È sempre ad Anne che tocca la scelta più difficile, quella tra vivere la propria vita o badare al padre. Noi siamo i soli ad essere con Anthony dall'inizio alla fine del film, quando la sua mente torna all'infanzia e chiede di sua madre di poter tornare a casa sua. Quando si pone la domanda «Io chi sono?» e si sente un albero senza foglie né radici. Proprio per la scelta di usare una narrativa soggettiva, guardare questo film avvicina lo spettatore alla prospettiva di un malato di Alzheimer e sensibilizza ad una malattia spesso incompresa. Sulle musiche di Ludovico Einaudi, Florian Zeller debutta alla regia adattando al cinema la sua stessa opera teatrale, Le Père. The Father non è il primo film a parlare di Alzheimer, ma vediamo che cosa lo distingue dalle altre pellicole, in particolare da Supernova del 2020 con Stanley Tucci e Colin Firth e da Still Alice, per il quale Julianne Moore ha vinto un Oscar nel 2015. Partendo dal più recente Supernova, diretto dal regista britannico Harry McQueen, secondo un articolo scritto dalla neuroscienziata Laila Landowski e dalla docente universitaria Fran McInerney su The Conversation, qui vediamo una rappresentazione abbastanza accurata della demenza frontotemporale. In particolare nel caso in cui alcune abilità linguistiche siano compromesse, la cosiddetta demenza semantica. Questa è la prima differenza con The Father, il cui protagonista è affetto dal morbo di Alzheimer, la causa più comune di demenza. A causa della natura neurodegenerativa della demenza, le persone con questa diagnosi sperimentano un progressivo deterioramento della memoria, del pensiero e del comportamento e perdono gradualmente la capacità di svolgere le attività quotidiane e altre funzioni fisiche, portando infine alla morte. Entrambi i film riflettono accuratamente questa realtà, ma mentre The Father si concentra di più sull'esperienza dell'individuo che soffre di demenza, Supernova presta maggiore attenzione al dolore e alla perdita condivisi con i propri cari. Entrambi adattamenti, The Father, come detto prima, si basa su un'opera teatrale, mentre Still Alice è tratto dal romanzo del 2007 di Lisa Genova. Allora considerato l'unico lavoro di narrativa sulla demenza approvato dalla US Alzheimer Association per il modo autentico in cui racconta la storia di Alice, dall'interno guardando fuori. Alice, in Still Alice, è infatti una brillante professoressa di linguistica che ottiene una diagnosi non solo di Alzheimer ad esordio precoce,
ma si tratta anche di una rara forma familiare che potrebbe essere stata trasmessa ai suoi figli. Da quel momento in poi la malattia progredisce e Alice passa ad avere una conoscenza inizialmente molto consapevole e angosciante di ciò che le sta accadendo ad un progressivo oblio. The Father si distingue da questi due titoli in quanto rinuncia ad una prospettiva oggettiva, raccontando la storia dal punto di vista di Anthony, che diventa quindi un narratore inaffidabile. Non vengono dati gli strumenti allo spettatore per distinguere il reale dall'immaginario, così come la malattia ha tolto quegli strumenti a Anthony. La perdita è progressiva e dolorosa e grazie all'incredibile performance di Hopkins, il dolore, la rabbia e la paura che Anthony prova ci arrivano con tutta la loro potenza. Come registrato dal World Health Organization nel 2019, l'Alzheimer e altre forme di demenza sono state classificate come la 7ª causa di morte su scala mondiale e il 65% di questi decessi sono donne. La malattia dura mediamente dai 6 ai 10 anni, con limiti dai 3 ai 30 anni, ma molto dipende dalle cure e dall'assistenza delle quali il malato fruisce. La pandemia di Covid-19 ha avuto tuttavia un enorme impatto sulla qualità di vita dei pazienti con Alzheimer e dei caregiver, ovvero quei familiari che si prendono cura del proprio caro malato. Nel mondo la malattia di Alzheimer colpisce circa 40 milioni di persone e solo in Italia ci sono circa 1 milione di casi, per la maggior parte over 60. Oltre gli 80 anni la patologia colpisce un anziano su 4. Dopo un mese dall'inizio del primo lockdown nel 2020, il 60% dei pazienti in Italia malati di Alzheimer aveva subito un peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti o la comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici. Queste le conclusioni di una ricerca condotta da Sindem, Società Italiana di Neurologia per le Demenze, e pubblicata sulla rivista Frontiers Psychiatry, che ha coinvolto 4.913 familiari di persone affette da demenza, seguite in 87 centri specializzati in tutta Italia. Sulla base di questa ricerca si registra che in oltre un quarto dei casi questa nuova condizione è stata tale da richiedere la modifica del trattamento farmacologico. In generale i sintomi riportati più frequentemente sono stati l'irritabilità 40%, l'agitazione 31%, l'apatia 35%, l'ansia 29% e la depressione 25%. Anche i familiari dei pazienti hanno risentito in modo significativo del lockdown con evidenti sintomi di stress in oltre il 65% degli intervistati. Gli effetti dell'isolamento indotto dal lockdown, con i cambiamenti della routine quotidiana e la riduzione di stimoli emotivi, sociali e fisici, hanno rappresentato un detonatore per l'incremento rapido di disturbi neuropsichiatrici tra le persone più a rischio, quali sono gli anziani con deterioramento cognitivo. Sebbene la demenza sia una malattia terminale, rispondere ai bisogni di coloro che ne soffrono non potrebbe essere più urgente. Per la cura dei malati di demenza è necessaria una buona dose di empatia e uno strumento mediatico come il cinema, che favorisce l'immedesimazione, dovrebbe essere un alleato prezioso. The Father ne è un esempio.